Perché? Perché fare una scelta del genere? Perché interrompere un regno che sembrava appena cominciato? Perché costruire una storia per oltre 2 anni e poi cambiare direzione nel momento stesso in cui quella storia aveva finalmente raggiunto il suo apice? Sono domande che mi porto dietro da quando si è concluso il main event di The Conversion. Domande che continuo a pormi ancora oggi. E la verità è che per quanto ci abbia riflettuto, per quanto abbia provato a guardare la situazione da ogni prospettiva possibile, continuo a non trovare una risposta che mi convinca davvero. Chi segue questo canale da tempo, sa benissimo che ho sempre cercato di comprendere le scelte della Stardom. Anche quando il booking prendeva strade che personalmente non condividevo, ho sempre provato a capire quale fosse la visione dietro una determinata decisione. Ho cercato di analizzare il quadro generale, di leggere tra le righe, di immaginare quali fossero i piani a lungo termine della compagnia. Perché il wrestling, in fondo è questo. Non è soltanto il risultato di un match, è la storia che quel risultato racconta. È il percorso che porta a quel momento, è ciò che accade dopo. Eppure questa volta qualcosa è diverso. Questa volta faccio davvero fatica a comprendere il senso di quanto abbiamo visto. Perché Sayaka Kurara non era una campionessa qualunque. Sayaka Kurara era una storia. Una storia che la Stardom aveva iniziato a raccontare molto tempo fa. Quando Kurara arrivò nelle Cosmic Angels insieme ad Aya Sakura, nessuno la vedeva come una futura campionessa mondiale. Era una ragazza piena di entusiasmo, certo, ma anche piena di limiti. Perdeva spesso, faticava a tenere il passo delle veterane. Ogni vittoria sembrava una conquista enorme. Ogni sconfitta invece lasciava il segno. Eppure, proprio per questo motivo, i fan iniziarono ad affezionarsi a lei. Perché Kurara non era perfetta, era umana, era fragile. Era una ragazza che cadeva e si rialzava continuamente. Una ragazza che non smetteva mai di provarci. Negli anni abbiamo assistito alla sua crescita. Una crescita lenta, graduale, costruita passo dopo passo. Non c'è mai stato un momento in cui la Stardom abbia deciso improvvisamente di trasformarla in una top star dall'oggi al domani. Al contrario, ci hanno mostrato ogni singolo gradino della sua scalata, ogni fallimento, ogni delusione, ogni lacrima, ogni piccolo progresso. E forse è proprio per questo che la sua ascesa ha funzionato così bene, perché sembrava reale, sembrava meritata, sembrava guadagnata. Poi è arrivata Sayaka Mitani, la Phoenix Queen, la donna che aveva dominato la Stardom come poche altre nella storia recente della compagnia. Una campionessa che sembrava impossibile da fermare, una campionessa che aveva trasformato il World of Stardom Championship in un simbolo del proprio dominio. E allora lasciatemi fare una domanda. Quando una wrestler come Sayaka Mitani viene finalmente sconfitta, cosa significa? Significa che sta nascendo una nuova era. Significa che il testimone sta passando. Significa che chi ottiene quella vittoria è destinata a diventare il nuovo volto della compagnia. O almeno questo è ciò che il wrestling ci ha insegnato per decenni. Quando Kurara ha sconfitto Sayaka Mitani, il messaggio sembrava chiarissimo. La ragazza che nessuno considerava pronta era diventata la donna capace di abbattere l'impero della Phoenix Queen. Era il coronamento perfetto della sua storia. Era il momento in cui tutti i sacrifici trovavano finalmente una ricompensa. Era il momento in cui Sayaka Kurara smetteva di essere una promessa e diventava una realtà. Ma quindi,
Se questa era la storia che volevi raccontare, perché interromperla dopo appena 2 mesi? Perché fermarla quando aveva iniziato a respirare? Perché togliere la cintura a Kurara dopo una sola difesa titolata? Sono domande che continuano a perseguitarmi, perché non sto dicendo che Su Suzuki non meriti il titolo, attenzione. Questa non è una critica nei confronti di Suzu, anzi, Su Suzuki è una buona wrestler, ha carisma, ha presenza scenica, credibilità, ha uno stile unico, ha dimostrato più volte di poter essere una protagonista assoluta. Quindi il problema non è Suzu, il problema è il percorso che ha portato a questo risultato. Perché se il tuo obiettivo finale era incoronare Suzu Suzuki, allora perché far passare il titolo a Kurara? Perché non lasciare la cintura a Sayaka Mitani fino al match contro Suzuki? Perché non costruire direttamente quella rivalità? Perché utilizzare Kurara come passaggio intermedio? Più ci penso e più questa scelta mi sembra contraddittoria. Perché una vittoria come quella ottenuta contro Sayaka Mitani dovrebbe rappresentare l'inizio di qualcosa, non la fine. Dovrebbe essere il punto di partenza di un lungo regno, di una nuova era, di una nuova protagonista. Invece, il messaggio che rischia di arrivare è completamente diverso. Il messaggio che rischia di arrivare è che Kurara non fosse davvero pronta, che la sua vittoria sia stata un'eccezione, che il suo trionfo sia stato un momento emozionante, ma non una vera consacrazione. E sinceramente trovo tutto questo estremamente frustrante, perché va contro tutto ciò che la Stardom ci aveva raccontato fino a quel momento. Pensateci bene, per oltre 2 anni abbiamo visto Kurara crescere, abbiamo visto la sua evoluzione, abbiamo visto la sua determinazione, abbiamo visto il suo sviluppo come wrestler. Abbiamo visto il pubblico affezionarsi a lei, abbiamo visto una connessione emotiva diventare sempre più forte. E infine abbiamo assistito al momento che sembrava destinato a cambiare la sua carriera per sempre, per poi scoprire che quel cambiamento è durato pochissimo. E allora mi chiedo quale sia il vero obiettivo, perché nel wrestling ogni vittoria dovrebbe avere delle conseguenze. Ogni sconfitta dovrebbe avere delle conseguenze. Ogni storia dovrebbe portare a qualcosa. In questo caso faccio fatica a vedere dove stia andando la narrazione. Forse la Stardom ha ritenuto che Su Suzuki fosse una scelta più sicura. Forse hanno osservato i dati, forse hanno valutato le reazioni del pubblico. Forse hanno deciso che Suzu rappresenta una campionessa più pronta per guidare la compagnia. Non lo so, è possibile. E non sarebbe nemmeno una motivazione assurda. Le compagnie di wrestling fanno continuamente scelte basate sul business. Ma anche se questa fosse la spiegazione, rimarrebbe comunque una domanda fondamentale. Perché allora battere, sconfiggere Sayaka Mitani? Perché affidare a Kurara un'impresa così enorme? Perché regalarne uno dei momenti più importanti degli ultimi anni per poi tornare indietro quasi immediatamente? Ecco ciò che non riesco a comprendere. Perché la vittoria contro Saya non è stata una vittoria qualsiasi, è stata la vittoria. Quella che definisce una carriera. Quella che cambia il modo in cui il pubblico ti percepisce. Quella che dovrebbe segnare il passaggio da outsider a protagonista. Quando decidi di raccontare una storia del genere, devi essere pronto poi a sostenerla. Devi essere pronto a investire sulla persona che hai scelto. Altrimenti rischi di indebolirle, di indebolire tutto il percorso. Ed è esattamente questa la mia paura. La mia paura non è che Kurara abbia perso. Nel wrestling tutti perdono prima o poi. La mia paura è che questo regno venga ricordato come una parentesi, come un esperimento, come una deviazione temporanea,
quando invece avrebbe dovuto rappresentare l'inizio di una nuova epoca. E sapete qual è la cosa che mi lascia ancora più perplesso? Che la Stardom aveva finalmente creato qualcosa di raro. Aveva creato una protagonista con cui era facile empatizzare. Una protagonista che non sembrava invincibile. Una protagonista che aveva conquistato ogni singolo traguardo attraverso il sacrificio. Una protagonista che incarnava perfettamente il concetto di perseveranza. E il pubblico aveva risposto, perché le persone amano le storie di crescita, amano vedere qualcuno superare i propri limiti, amano assistere all'evoluzione di un personaggio. Kurara rappresentava tutto questo. Per questo motivo la sua vittoria contro Saya Kamitani aveva colpito così tante persone. Non era soltanto una vittoria titolata, era la conclusione di un viaggio, era la ricompensa per anni di sofferenza. Era il momento in cui una ragazza considerata inferiore dimostrava di appartenere all'elite. Ed è per questo che la sua sconfitta contro Suzu Suzuki mi lascia così tanti dubbi. Naturalmente esiste ancora una possibilità che potrebbe cambiare completamente la percezione di questa scelta. Ed è ciò che accadrà da adesso in avanti. Perché se la Stardom utilizzerà questa sconfitta per raccontare un nuovo capitolo della storia di Kurara, allora forse tutto potrebbe acquisire un significato diverso. Forse la perdita della cintura potrebbe diventare un nuovo ostacolo, una nuova montagna da scalare, un nuovo momento di crescita. Forse Kurara tornerà più forte, forse più determinata, più consapevole. Forse questa caduta servirà a renderla una protagonista ancora migliore. Se così sarà, sarò il primo allora ad ammettere di essermi sbagliato. Sarò il primo a riconoscere che il booking aveva una visione più ampia di quella che riuscivo a vedere. Ma c'è anche un altro aspetto di questa vicenda da considerare, perché a mio avviso la Stardom si ritrova adesso con una vera e propria patata bollente tra le mani. Mi spiego meglio. Arrivati a questo punto si potrebbe anche ipotizzare una rivincita nel breve periodo, magari una vittoria nel 5-Star Grand Prix 2026, magari una nuova conquista del World of Stardom Championship entro la fine dell'anno. Ma siamo davvero sicuri che sarebbe la scelta giusta? Perché anche questa soluzione porta con sé diversi problemi. Se Kurara dovesse vincere il 5-Star Grand Prix e tornare immediatamente campionessa, il rischio sarebbe quella di sovraesporla. In pochissimo tempo passerebbe dall'essere una lottatrice in costante crescita a una presenza praticamente fissa al centro di ogni storyline principale della compagnia. E non solo. Una seconda vittoria della Red Belt nel giro di pochi mesi la porterebbe già a quota 2 regni da campionessa mondiale. Un numero che sulla carta può sembrare insignificante, ma che assume tutto un altro peso quando si guarda alla storia della Stardom, perché significherebbe raggiungere il numero di regni detenuti da nomi leggendari come Yoshirai, Mayu Iwatani e perfino Tam Nakano, la donna che più di tutti ha influenzato il percorso di Kurara all'interno delle Cosmic Angels. E sinceramente, per quanto io creda nel talento di Sayaka Kurara, far entrare una wrestler di appena 26 anni in un'elite del genere mi sembra una scelta estremamente delicata. Per questo motivo credo che la Stardom si trovi davanti a una situazione molto più complessa di quanto possa sembrare. Perché adesso non basta più decidere se puntare o meno su Kurara, bisogna capire come puntarci, bisogna capire quando riportarla al vertice, bisogna capire quanto velocemente farla crescere senza rischiare di bruciare le tappe. Fatto sta che ad oggi, qui e ora, io non riesco a ignorare la sensazione che qualcosa sia stato interrotto troppo presto.
che una storia straordinaria sia stata privata del tempo necessario per raggiungere il suo pieno potenziale. Che una campionessa appena incoronata sia stata privata dell'opportunità di dimostrare davvero quanto potesse essere grande. Forse tra 6 mesi guarderemo indietro e tutto avrà perfettamente senso. Forse tra un anno questa decisione verrà ricordata come una mossa geniale. Forse. Ma oggi no. Oggi continuo a farmi la stessa domanda. La domanda che mi tormenta dalla fine di The Conversion. Perché? Perché costruire Sayaka Kurara come la donna capace di fermare l'inarrestabile Sayaka Mitani se poi non eri disposto a darle il tempo di essere la campionessa che quella vittoria prometteva? Perché raccontarci la favola della ragazza che non si arrende mai per poi chiudere il capitolo più importante della sua carriera dopo appena una difesa? E soprattutto, se questo non era l'inizio dell'era di Sayaka Kurara, allora che senso aveva farci credere che lo fosse?